è perché questa è roba da veri uomini. Farsi la barba con un coltellaccio, rimuovere il tutto con un brutto pennellaccio e siamo pronti per il video. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Stavo cercando di farmi il bello, impresa ardua, per questo video, e stavo utilizzando l'ultima mia realizzazione. Questo è uno specchio del quale ho applicato delle lampade, ovviamente ho creato la cornice, l'ho inciso al laser, l'ho dipinto, insomma ho usato rusticatrice e alcuni strumenti. Siccome mi sono divertito tantissimo a realizzarlo, è un progettino di fai da te che ho realizzato per mia figlia, e allora voglio farvelo vedere, voglio farvi vedere le fasi della costruzione e raccontarvi tutto quello che ho fatto. Io mi sono divertito tantissimo, spero che vi piaccia questo video. Quindi cambiamo inquadratura, cambiamo illuminazione e vediamo tutto il processo che vi racconterò man mano. Iniziamo. Dunque, questo è lo specchio in questione. Prima di iniziare ci tengo a ribadire e ricordarvi che io sono solo un hobbista, che mi diverto a costruire qualcosina e che devo essere sincero, qualche volta se c'è qualche piccolo difetto è come se fosse una firma, a me piace di più. Si deve vedere il passaggio delle mie mani, non deve essere un oggetto che deve sembrare comprato. Questo è il vero spirito del fai da te, costruire qualcosa divertendosi e godendosi quello che si è costruito, possibilmente anche risparmiando tantissimo, perché uno specchio di questo tipo, con un'incisione al laser, con questa illuminazione, con i LED nella parte posteriore eccetera, io penso che almeno una cinquantina o un centinaio di euro acquistandolo si spenderebbero. Io invece ho utilizzato materiale di recupero, ho utilizzato queste lampade comprate su Amazon, forse una decina di euro. Per quanto riguarda i LED l'ho comprati a Lidl, ho speso forse 5-6 euro altrettanto, quindi diciamo che forse con una quindicina di euro, incluso il prezzo dello specchio, mi sono divertito e ho ottenuto questo bel risultato. Ma questo a voi non interessa, a voi interessa più che altro forse vedere come l'ho realizzato. Essendo un hobbista non sono mancati ovviamente degli errori, cosa che frequentemente commetto durante la realizzazione dei miei progetti, ma mi ostino, mi diverto e continuerò sempre a costruire qualcosina. Quello che mi piace di più, i risultati che ritengo più adatti per farveli conoscere, ora li porto sul canale, il resto me lo costruisco per i fatti miei, perché sono piccoli oggettini che penso non possano interessarvi. Anzi, fatemi sapere se anche piccoli oggettini potrebbero interessarvi, potrei creare più contenuti sul fai da te. Ma bando alle ciance. Parliamo quindi di cosa ho fatto. Allora, innanzitutto ho recuperato le doghe di un letto che ho tolto, un vecchio letto, e stavo buttando il tutto, invece mi sono reso conto che questi bei tavoloni da 19 mm, lunghi un paio di metri e larghi 12, mi sarebbero tornati utili prima o poi. Me li avete visti utilizzare tante volte durante le recensioni degli incisori laser per vedere la potenza di taglio. In questo caso ho associato le due cose e ho deciso, bene, se io utilizzo questi tavoloni, il ritratto con la rusticatrice, quindi risalto le venature e poi li taglio con l'incisore laser, posso ottenere la sagomatura perfetta per poter inserire queste lampade, e così ho fatto. Ho preso queste tavole e le ho tagliate con la troncatrice, una troncatrice radiale che però era stata sbattuta più volte, trasportata senza tanta attenzione, e quindi l'angolazione dei 45 gradi non l'ha rispettata proprio al 100%. Pure perché, come vedrete dal video, ho deciso di tagliare per una questione di tempo più tavole, due una sopra l'altra, in modo da sbrigarmi, e in questo caso forse ha influito altrettanto e ha peggiorato la situazione. Dopo aver eseguito però i tagli a 45 gradi con la troncatrice, ovviamente ho utilizzato anche la rusticatrice come accessorio. Ho utilizzato appunto un accessorio dotato di setole in nylon che permettono di rimuovere la parte più morbida del legno, lasciando praticamente invariate, inalterate la forma delle venature. Questo fa in modo che le stesse siano in rilievo rispetto al resto della superficie e che diano questo effetto rustico. Infatti rusticatrice appunto per questo motivo. Dalla parte opposta però il legno era un po' troppo grezzo, temevo la possibilità di potersi fare male con eventuali schegge, quindi comunque le ho levicate con una levigatrice orbitale a delta, in modo da renderle appunto un pochettino più pulite e più lisce da toccare. Quindi a questo punto avevo il materiale già pronto per poter essere lavorato. Per quanto riguarda lo specchio, invece, è un semplice specchio che ho voluto comprare dai cinesi, mi sono assicurato che non avesse distorsioni nei riflessi eccetera, e l'ho inciso nella parte opposta con un incisore laser. Per questo progetto ho utilizzato due incisori laser differenti, uno appunto per poter incidere la scritta nello specchio. Vi ricordo che quando incidete sugli specchi vi conviene farlo sempre dalla parte opposta, quindi dovete incidere in modo speculare e vedrete poi la parte incisa dalla parte in cui viene riflessa l'immagine. Però ho voluto utilizzare l'incisore laser anche per poter fare i fori, quindi per poterli adattare alla forma del bulbo appunto di queste lampade LED.
Prima di tutto ovviamente ho dovuto fare i segni sulla tavola utilizzando una squadra multifunzione, che questa è recensita, che mi ha permesso di riportare il segno che avevo preso precedentemente in esterno, quindi calcolando la distanza perfetta, in modo da disporre in modo simmetrico sia lateralmente che in alto e in basso le varie lampade. E quindi dopo aver riportato questi segni sono riuscito a posizionare bene le varie lampade e i vari bulbi, perché hanno una sfumatura particolare visto che lateralmente ci sono i due cavetti per alimentarli. Quindi con un altro incisore laser da ben 33 watt, con 2 o 3 passaggi sono riuscito a eseguire la sagomatura, il taglio perfetto, e questo mi ha permesso ovviamente di poter lavorare molto velocemente con un'altissima precisione. In realtà forse avrei potuto realizzare anche i tagli a 45 gradi e sbrigarmi, però volevo fare qualcosa più di fai da te, quindi ho deciso di utilizzare la troncatrice. Fatto sta che quando ho provato a chiudere la cornice, la stessa non si chiudeva, quindi poi che ho fatto? Sono intervenuto e ho limato, quindi ho levigato l'angolo a 45 gradi, aiutandomi con una squadra da carpentiere che già tra l'altro vi ho recensito, e riportando quindi il tutto a 45 gradi. Questo però cosa ha causato? Il rimpicciolimento della cornice, perché ho fatto comunque altri tagli, ho cercato di correggere prima di rendermi conto che la troncatrice non fosse tarata correttamente, e quindi si è ristretta rispetto allo specchio interno. C'è questo gradino che in realtà non doveva esserci, ma mi piace ugualmente. Io sono lo stesso felice, perché comunque non è un oggetto che va venduto, va tenuto in casa. Ragazzi, a me piace troppo, mia figlia è felicissima, quindi ho ottenuto il risultato che volevo. Dopo aver fatto quindi questa levigatura, aver riportato tutto a 45 gradi, finalmente combaciava tutto per bene, e allora ho fatto pure prima un segno con uno strumento che vi recensirò prima o poi, non so quando, che serve a trovare il centro esatto di una tavola misurando l'altezza, quindi poggiandolo sulla sommità della tavola, e dalla parte opposta va esattamente alla metà della stessa altezza e vi permette di tracciare, quindi trovare il centro di cilindri, tavole in legno e tutto quanto, sia sul legno che sul metallo, ma mi sa che ve lo recensirò a breve, dai, perché è davvero interessante. Comunque, dopo aver trovato il centro, o con una squadra, sempre la stessa squadra da carpentiere associato alla squadra L, ho trovato il punto esatto in cui tracciare il segno e ho praticato i fori per l'unione con le spine. Quindi ho messo la colla, ho incollato il tutto, ho aspettato che si asciugasse, ma per asciugare e fare in modo che tutto tenesse correttamente ho utilizzato sia le squadre che un tenditore per cornici. E questo mi ha permesso quindi di avere una struttura che fosse posizionata bene, anche se l'angolo non fosse stato esattamente a 45 gradi. Con questi strumenti comunque avrei sicuramente risolto, sarei riuscito a ingannare la situazione, ma per fortuna combaciava benissimo. Allora, dopo aver quindi unito la struttura, ho levigato con una levigatrice per rimuovere la colla e la carta che si era unita alla parte opposta, perché ho utilizzato dei volantini per non far sporcare il bancone, e dopodiché l'ho dipinta con una vernice apposita per legno che mi ha aiutato a risaltare ulteriormente le venature. Infatti, guardate, questa è la finitura finale che a me piace tantissimo. Si vedono le venature del legno, per me è bellissimo, a me piace tantissimo questo effetto, spero che si riesca a vedere da questa inquadratura, ma ci sono altre inquadrature che eventualmente fanno risaltare il tutto. Dopodiché, modestamente, ho cestinato, ho dimenticato di premere REC, quindi di registrare. Fatto sta che mi mancano tutte le riprese che riguardano l'unione dello specchio alla cornice. Avevo fatto pure le riprese, almeno ricordo di averle fatte, quando stavo tagliando queste tavolette in legno per fare questa cornice, ma non capisco dove siano finite. Insomma, fatto sta che non ci sono queste riprese, ve le racconto così. Semplicemente ho unito lo specchio facendo un preforo, avvitandolo quindi nella parte opposta della cornice, dopodiché a circondare lo specchio ho messo questi listelli da 20 mm x 30 mm che servivano sia per distanziare tutto dal muro, anche se sono indeciso se metterlo poggiato, perché c'è questa retroilluminazione che dà un effetto bellissimo, quindi diffonde la luce anche sulla parete. E allora a questo punto mi sa che lo appenderò creando degli spessori in modo che venga distanziato, e da poter avere questa illuminazione dietro all'incisione laser più l'illuminazione di questi bulbi luminosi a LED che funzionano con
un normalissimo caricabatterie cellulare da 5 volt, anche 1 ampere, e lo stesso per quanto riguarda i LED. Siamo a 6 volt, quindi un consumo limitatissimo, che però arreda, che dà la possibilità anche di curarsi, di truccarsi, ma io sono un padre geloso e quindi ho scritto su questo specchio: il miglior make up che puoi indossare è la tua felicità, quindi non truccarti, prenditi cura, pettinati, insomma, ma non ti truccare perché ti tengo d'occhio. E questo quindi è il progettino finito, uno specchio per il make up che ho semplicemente condiviso con voi, e ricordandovi che quando io vi faccio vedere questi progettini lo faccio semplicemente per il piacere di condividere con voi quello che ho realizzato. Il mio scopo non è quello di insegnare nulla a nessuno, già YouTube è pieno, però la tendenza ormai è questa. Io invece voglio semplicemente condividere con voi un oggettino di fai da te che esteticamente è un gran bel effetto, che mi piace da impazzire, che ha i suoi difetti, che non nascondo che ci siano, anche se il risultato che io volevo ottenere effettivamente è quello di un oggetto rustico, tant'è che ho utilizzato la rusticatrice e ho utilizzato dei legni di scarto, quindi non volevo ottenere sicuramente uno specchio che sembrasse acquistato, uno specchio di altissimo livello, semplicemente un oggetto bello da vedere che si potesse sfruttare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia, spero soprattutto che vi piaccia quello che sono riuscito ad ottenere, e non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua con il pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ora continuo a prendermi cura della mia barba perché devo fare un altro video. Ciao ragazzi!